Ciao e benvenuti in questo nuovo video. All'interno di questo video ti voglio presentare un film che ho visto al Lucca Film Festival 2016. Il film in questione si intitola Eva Nova ed è il primo lungometraggio di finzione del regista Mirko Skop, che fino ad ora si era cimentato solo nel documentario. Questo film a me è piaciuto tantissimo, sia per storia narrata, sia per personaggio protagonista, ma soprattutto per regia. Il film narra le vicende di Eva Nova, interpretata da Emilia Vasariova, una signora di 65 anni che ha concluso il ciclo riabilitativo per uscire dall'alcolismo. Mi dovrei fermare qui per il fatto che il personaggio, all'interno di questo film, viene presentato durante tutta la durata della pellicola. Infatti, all'inizio non ci vengono date poi altre informazioni. Noi scopriamo tutta la vita passata della protagonista grazie ai discorsi che gli altri personaggi hanno con lei e nelle allusioni che questi fanno nei suoi confronti. Capiamo fin da subito che la vita della protagonista non è stata poi così facile e spensierata. Quando Eva Nova lascia il centro riabilitativo e si riaffaccia così alla vita, in noi nascono parecchie domande. Innanzitutto, perché questa signora è caduta nell'alcolismo? Che cosa faceva questa signora nel suo passato? Cosa succederà adesso? Tutte queste domande avranno una risposta durante tutta la durata del film. Infatti impareremo a scoprire e a conoscere chi è realmente Eva Nova. Io non voglio dirti altro perché non voglio svelarti troppo la trama, che a mio avviso è bellissima e raccontata in maniera magistrale. Il film però non racconta solo i fatti di Eva Nova, ma racconta, secondo me, tutti quei sentimenti che almeno una volta nella vita abbiamo provato. Innanzitutto il compiere gli errori, il fatto di pagare un caro prezzo per gli errori compiuti, la difficoltà di convivere con la consapevolezza di aver compiuto errori e di aver danneggiato non soltanto la nostra vita, ma soprattutto quella degli altri. Inoltre il tormento per questa situazione in bilico e la solitudine che è fortemente presente in questo film, la lotta contro i propri demoni, la determinazione a voler cambiare le cose e la difficoltà che si incontrano lungo il percorso appunto di cambiamento. Eva Nova è un film che racconta tutte queste difficoltà della vita, ma soprattutto si concentra anche sul fatto e sulla volontà di volersi dare una seconda possibilità e anche far sì che questa stessa seconda possibilità ci venga anche offerta dagli altri. Molte delle scene del film si svolgono all'interno di ambienti domestici, in cui appunto si svolge il difficile rapporto familiare della protagonista con appunto i suoi parenti. Viene poi anche analizzato il problema economico, che descrive in questo caso l'Est Europa, la Slovacchia appunto, molto diverso e molto più povero rispetto all'Occidente. Basta pensare soltanto alla scena in cui viene ripresa la piscina gonfiabile della casa in Slovacchia è la copia sbiadita della molto più lussuosa piscina presente invece nella casa in Austria. Nel film sembra esserci una perdita di centro e l'umanità descritta è un'umanità afflitta da molti problemi che sommergono in toto le vite degli individui che non riescono nemmeno a cooperare tra loro per costruire e costruirsi un'esistenza più semplice e più equilibrata. A mio avviso il film è costruito magistralmente perché c'è una regia che io amo molto e che esalta il senso di oppressione e solitudine tipica appunto della vicenda narrata. I movimenti di macchina sono quasi del tutto aboliti. Il film infatti è costruito con inquadrature statiche, ferme, che descrivono gli spazi, i personaggi e gli oggetti. I primi piani dei personaggi sono moltissimi e ci sbattono in faccia lo sguardo triste appunto del protagonista. I numerosi primi piani di Eva Nova, sempre attenta anche al suo look, ci denunciano l'appartenenza a un mondo che lei ha vissuto ma che non è stata in grado di mantenere e nello stesso tempo ci descrive l'interiorità della stessa che è molto tormentata. Eva Nova inoltre è molto spesso ripresa allo specchio e lo specchio è importantissimo nel film in quanto pone la protagonista davanti alla sua interiorità. Eva si guarda allo specchio e diventa quindi giudice di se stessa. Davanti allo specchio poi ci si trucca, ci si osserva e in questo caso si recitano anche finti incontri. Tutte queste inquadrature aumentano il senso di solitudine del personaggio, che ci viene molto spesso presentato da solo. Infatti non solo allo specchio, Eva è sola nella vita, per esempio anche quando è ripresa in ambienti aperti, è ripresa in campi lunghissimi che la isolano ulteriormente dall'ambiente circostante. In interni invece la vediamo spesso abbandonata a se stessa con lo sguardo perso nel vuoto. Le inquadrature di oggetti, come per esempio vecchie foto, vecchi soprammobili, all'interno di ambienti interni, si fossilizzano sui nostri occhi per molti secondi e sembrano secondo me richiamare alla memoria quei momenti in cui siamo soli e tristi e cerchiamo conforto in oggetti quotidiani cercando di scappare dalla nostra interiorità. Tutto questo crea quell'atmosfera opprimente tipica di chi non sa che cosa fare per cambiare definitivamente la situazione venutasi a creare.
In alcune inquadrature, tra l'altro, il viso di Eva convive con foto della stessa, molto più giovane, più bella e solare. Il passato ormai sembra un ricordo lontano e il reale è presente un groviglio di problemi molto difficili da risolvere, che si vede anche nel viso segnato della protagonista. Io ti consiglio tantissimo questo film per tutti gli aspetti che ti ho brevemente presentato e spero che tu voglia condividere le tue impressioni e pareri con me commentando qui sotto le tue reazioni alla visione del film. Come al solito, in info box ti lascio tutti i miei link in cui appunto mi puoi trovare nei vari social, così possiamo rimanere in contatto. Per ora ti ringrazio per aver visto questo video e ti do appuntamento al prossimo. Ciao e a presto!